Voglio presentare quest'oggi un video un po' particolare. Vi parlo di 3 libri, 3 volumi, che sono 3 manuali di pittura, per me fondamentali. Questi libri racchiudono una sapienza straordinaria e 2 di loro sono abbastanza recenti, quindi sono del 1956 e del 1970, e uno molto antico nel tempo. Ecco, fra quello del 1300, della fine del 1300 o dell'inizio del 1400 e questi 2 sono passati tanti anni di storia della pittura e della storia delle tecniche pittoriche e dell'analisi delle tecniche pittoriche e della scoperta di nuovi materiali e di nuovi comportamenti che i materiali subiscono a seconda di come sono trattati. Quindi spero che il video sia interessante e informativo, ma prima di iniziarlo vi chiederei di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video se lo ritenete piacevole e di commentare sotto. Allora non mi resta altro che augurarvi una buona visione e a presto. Uno dei 2 volumi di cui vorrei parlarvi è questo, di Maria Bazzi, Abecedario pittorico, di Neri Pozza editore. Questa qui è un'edizione non tanto recente, ma purtroppo l'ultima che io sappia che è stata messa in commercio, perché il libro purtroppo non è più in distribuzione e quindi se lo trovate sulle librerie antiquarie online oppure nei mercatini, purtroppo. Io ho anche la prima edizione del 1956, che è questa, e dalla prima edizione è bellissima l'introduzione perché troviamo questo dipinto di Cézanne con una faccia dipinta con un occhio che guarda all'esterno e sotto una frase molto interessante che riassume un pochino quello che è l'intento di questo libro. La frase è: esiste una logica colorata. Eh sì, perché è di logica che parla chiaramente Maria Bazzi. Maria Bazzi è un'autrice che ha studiato tecnica pittorica però da un punto di vista dell'assestamento, del processo di assestamento del colore e di deterioramento delle tinte. Quindi conosce bene la chimica, conosce bene questa materia e come si comportano gli elementi sulle varie superfici. Infatti, in questo libro troverete, diviso in capitoli, troverete moltissime ricette su come costruire il colore, su come fabbricare varie vernici, varie colle, su come comportarsi con la tempera, comportarsi con il dipinto ad affresco e comportarsi con il dipinto ad incausto, però con una precisa scelta dell'autrice, che è quella di riportare soprattutto tutte le ricette che lei ritiene che siano solide, stabili, che nel tempo risultino efficaci. Quindi lei fa una scelta, praticamente in questo abecedario, di presentarci a noi quelle che lei ritiene siano le migliori soluzioni. Ed è interessante come vi siano minuziose ricerche circa, per esempio, la costruzione della gomma lacca, la spiegazione sull'impiego degli oli animali, della cenere e le ricette dei vari pittori che hanno via via contribuito ad aggiungere del materiale per riuscire ad ottenere le migliori soluzioni per i loro dipinti. Per dire quanto è esatta la scelta di alcune ricette, ve n'è una fondamentale per tutte, perché è l'unica ricetta che lei riporta sullo schiarimento dell'olio di lino, perché sapete che l'olio di lino è un pochino giallino. Allora Van Dyck ci lascia questa ricetta che lei riporta perché la ritiene efficace. Si prendono 2 tuorli d'uovo, mezzo litro di acquavite e 1 litro di olio di lino. Si agita bene la miscela in una bottiglia tappata, si ripara poi all'ombra
e si lascia depositare un sedimento. Quando è ben decolorato lo si decanta. Quindi quello che si trae da questa ricetta si adopera specificatamente per quell'uso. Capite che quanta dedizione e quanta cura avevano i pittori nel trattare i loro materiali e quanto si è perso oggi di questo. Non dico che bisogna tornare a quell'epoca, però un po' di attenzione verso di essi è bene averla. Al termine vi è anche tutto un elenco per varie epoche di tutti i trattati della pittura che sono stati fatti, praticamente dal Medioevo fino ad ora. Fino al libro, naturalmente, che è stato fatto nel 1956. È un libro molto preciso, esatto, in cui tutto è veramente calcolato e meditato. Non c'è spazio per la passione pittorica. Quello che è importante per Maria Bazzi è che passi il messaggio che la pittura è essenzialmente fatta di materiale e quel materiale bisogna sceglierlo bene, bisogna sapere come comportarsi con esso. Quindi è un libro che io vi consiglio di sfogliare, vi consiglio di avere. Se lo trovate in biblioteca ancora meglio, perché potete così aprirlo, guardarlo e poi scoprire se può essere interessante per voi, andarlo a cercare e possedere. Ma io credo che l'ultima scelta sia quella più oculata. Cercatelo e possedetelo. Questo libro è il secondo che vi presento ed è Gino Piva, la tecnica della pittura d'olio e del disegno artistico, distribuito da Hoepli e quindi assolutamente in catalogo. È interessante perché è una storia della tecnica della pittura molto discorsiva e molto interessante. Ci troviamo di fronte a un pittore che ci parla quasi come ad un amico, ad una persona a cui vuol confidare le sue esperienze. E lo fa con una chiarezza di termini e con un eloquio molto, molto gradevole e molto leggibile. Quindi è un libro che io consiglio a tutti, sia a chi inizia a dipingere, sia a chi ha una dimestichezza maggiore con il mezzo, con la pittura. Quindi vi spiega proprio in termini quasi intimi, come a dire: io ti svelo qualche cosa che fa parte di me, quindi te lo do a te, fanne buon uso e tienilo caro come lo caro io, per dar maggiore potenza al giallo, al rosso e al verde, per esempio, e per ottenere una materia vibrante e trasparente senza lavorare sul bagnato. Va proprio all'interno della pittura, all'interno dei modi pittorici. Quindi parla delle imprimiture, parla di come fabbricare le vernici, di come usare gli oli, di come farli anche gli oli. Quindi tantissime ricette e soprattutto parla di come utilizzavano la tecnica i pittori prima di noi e soprattutto i pittori del 4, 5 e 600, che lui analizza in maniera tecnica, in maniera molto semplice, non si dilunga troppo, però molto precisa, e si vede che è riuscito ad analizzare molto bene le opere e a leggere dentro le opere l'uso di questi colori di cui parla. Un tratto interessante è il fatto che all'interno abbiamo citato il trattato di Giorgio De Chirico sulla pittura. Infatti lui nelle note introduttive, ora le vado a leggere, dice che gli altri capitoli trattano di vari argomenti tecnici inerenti alla pittura d'olio, tra i quali il capitolo quarto, in cui viene descritto il modo di intendere la pittura ad olio secondo il sapiente criterio dell'illustre pittore Giorgio De Chirico, il quale, venuto a conoscenza del presente volume, ha voluto onorarlo comunicando personalmente allo scrivente, con lettera autografa, 2 interessanti ed utilissime ricette per diluire i colori ad olio, autorizzandone la pubblicazione.
a pagina 199. Quindi due novità assolute. De Chirico, un pittore che chiaramente a lui non può che far piacere nominare, perché è uno dei pochi pittori, se non l'unico, a interessarsi alla tecnica dei pittori del 5 e del 600, quindi a ricominciare a interessarsi e a ricostruire qualche olio, qualche vernice e qualche colore, e quindi a riprendere un pochino nella tecnica, non nel soggetto, l'opera dei pittori del passato. E quindi è chiaramente lui, che è persona che valuta la pittura anche da un punto di vista proprio della continuazione, della perpetrazione della tecnica e dell'uso di certi modi di fare pittura, non può che abbracciare. Quindi è un libro che consiglio vivamente, perché è scritto con il cuore, però con una grande, grande sapienza. Gino Piva, La tecnica della pittura d'olio e del disegno artistico. Non deve mancare nella vostra libreria. Terzo ed ultimo volume di questo video particolare è questo a cui tengo molto fin da quando frequentavo l'Accademia. Cennino Cennini, il libro dell'arte o trattato della pittura. Longanesi è la casa e anche questo si trova. Cennino Cennini scrive un trattato di pittura e nasce nel 1370 a Colle Valdelsa. Quindi è un pittore che ha visto la pittura, che ha vissuto la pittura da dentro, essendo un lavorante, essendo una persona tanto dedita all'attenzione del lavoro da ricavarne un libro per tramandarlo ai posteri. Lui inizia questo suo trattato presentandosi. E che presentazione! Sì, come piccolo membro esercitante nell'arte di dipintoria, quindi inizia molto umile, Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, nato fui informato nella detta arte 12 anni, da Agnolo di Taddeo, da Firenze mio maestro. Quindi a 12 anni si iniziò a frequentare la bottega di tal Agnolo di Taddeo, il quale imparò la detta arte da Taddeo suo padre, il quale suo padre fu battezzato da Giotto, quindi lavorava con Giotto, e fu suo discepolo anni 24, il quale Giotto, e ci tiene a dirlo, rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno, ed ebbe l'arte più compiuta che avessi mai più nessuno. Quindi è un termine di paragone che termina la possibilità di costruire qualcosa di diverso. Ma lui basta perché da quella arte, da quel modo di lavorare, lui ricava tutto il necessario per considerarsi una persona che deve tramandare, ripeto, quello che lui ha imparato e quello che lui conosce. Dovete pensare che il pittore, far po' mente locale, il pittore nel 300, nella fine del 300, è una figura praticamente insostituibile, perché è l'unico che costruisce immagini sul muro, sulla tavola. Quindi è una figura quasi magica, e nell'immaginario delle persone dell'epoca c'era naturalmente la pittura. La pittura che loro vedevano, ma che collegavano poco alle persone che la facevano, ed erano molto soggiogati da ciò che vedevano. Loro, d'altro canto, erano dei lavoranti, quindi non si consideravano tanto artisti quanto delle persone che contribuivano alla bottega e quindi alla costruzione dell'opera.
Ed è per quello che lui, qui dentro, in questo libro, forse per la prima volta, recupera il valore che esprime dall'insistenza sull'aspetto tecnico, formale dell'opera d'arte, fin quasi a identificare la qualità artistica alla sapienza tecnica. Infatti in questo libro si trova tutto ciò che uno deve sapere per lavorare e per dipingere su tavola, su fresco, perché c'è tutto, dalla costruzione dei pennelli, dalla fabbricazione dei pennelli pelo per pelo, dalla costruzione dei colori, dalla macinazione delle pietre, dalla frantumazione delle pietre, dalla colorazione di qualsiasi vestito, di qualsiasi materiale, della costruzione precisa della figura e del corpo umano, che non potevano essere fatte altro che con questa tecnica, che in questo modo. E questo per tutti gli anni e per tutte le persone che lui frequentava. Vi sono proprio delle notizie interessanti che ricaviamo. Per esempio ricaviamo la notizia che vi erano pittori che contraffacevano l'azzurro e non lavoravano in lapislazzuli, ma magari lavoravano con un altro materiale e anche col cinabro. Non usavano questi materiali, ma ne usavano altri, facendoli passare per quelli. E qui lui lo dice, lui racconta come si deve comportare un buon pittore. È diviso in capitoli. Per esempio, ve ne cito qualcuno: dei colori che si adoperano in lavorare in carta, oppure in qual modo si contraffà in muro il velluto, o panno di lana, e così la sete in muro e in tavola. Cioè come noi riusciamo a farvi ingannare e a vedere il tessuto e la seta dove invece c'è la tavola e il legno. Poi questo libro in particolare è interessante perché mette in fondo tutto un dizionario sulle parole che a noi ci suonano strane e che lui chiaramente ce le traduce in un linguaggio che possiamo comprenderle. Se vuoi fermare il disegno, se vuoi, poiché hai collo stile disegnato, chiarire meglio il disegno, ferma con l'inchiostro nei luoghi stremi e necessari. Quando hai fatto così, togli da capo la penna pelosa e spazza bene il detto carbone, e rimarrà il tuo disegno fermato con lo stile. Quindi sono tutti passi che ci immergono proprio in quel mondo, dove la tecnica e l'arte e il fare erano una cosa unita e indivisibile. In questo libro, quindi, dentro questo libro, sono celati tutti i misteri di quel tempo e tutte le gioie e tutti i dolori che hanno passato tutti questi uomini su tutte quelle tavole a dipingere quelle bellezze che ci sono state tramandate. Spero che questi libri siano un buono spunto per iniziare a riflettere sul significato del lavoro dell'arte e quindi dell'impiego della manualità a favore della, come ripeto spesso, a favore dell'arricchimento della tecnica, in virtù della possibilità di poter fare quello che a noi piace nel modo migliore. Un ringraziamento per essere stati qui e se trovate questo video interessante, condividetelo. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e buona giornata a tutti e a tutte.